Luciano Spalletti, buon anno anzitutto, perché il primo incontro con il nuovo anno ci eravamo lasciati con un Inter che correva, che con grande entusiasmo, la vittoria col Napoli, la vittoria in casa dell'Empoli. Che Inter ritroviamo alla ripresa in questa gara di Coppa Italia? Allora, buongiorno a tutti voi, buon anno a tutti i nostri affezionati, a tutti gli sportivi d'Italia. È chiaro che poi, per quello che abbiamo visto anche in precedenza l'anno scorso con il Pordenone, queste partite nascondono poi delle insidie, però la squadra si è allenata in maniera corretta, ha ragionato in maniera corretta. Ci porteremo dietro quelle conoscenze che abbiamo fatto nella scorsa annata, perché secondo me la squadra è cresciuta, ha preso dei comportamenti nuovi, ha preso una mentalità sempre più forte e cercheremo di andarla a riproporre anche in queste partite che ci permetteranno poi di dare ulteriore crescita. Un tempo si diceva durante la sosta è il momento per fare il richiamino di preparazione, per mettere un po' più di benzina al lavoro, però in realtà è stata una settimana di lavoro, cioè una settimana di vacanza, una settimana di lavoro, quindi è cambiato un pochettino o ancora c'è l'attitudine in questa fase a fare un certo tipo di lavoro? È un po' cambiato, anche perché gli si danno poi le lezioni a casa per mantenere una certa preparazione fisica, vengono dati personalmente degli esercizi da fare e poi si riescono a valutare al rientro se sono stati sviluppati o no. Diciamo che per la gran parte della maggioranza del gruppo si è avuto poi un comportamento professionista corretto e questa settimana ci è servita per sviluppare degli allenamenti ugualmente ad alta velocità, ad alta intensità, che ci permettono di dare continuità a quello che è stato il lavoro precedente e a quello che è stata la preparazione della scorsa annata. Che squadra è il Benevento? Per come l'avete visionata, studiata, tu hai detto prima, sono partite, Pordenone insegna, dove loro non hanno niente da perdere, arriveranno con grande entusiasmo, ci sarà anche un clima particolare con lo stadio vuoto, però tecnicamente la squadra dei Buchi com'è? Prima di tutto Christian ha già fatto delle esperienze importanti, per cui è uno molto bravo a schierare la squadra in campo. È partito con un atteggiamento tattico, poi lo ha modificato, ora sembra abbia trovato la quadratura. È una squadra che sicuramente qui verrà a fare una partita di ripartenza. Nasconde delle insidie, perché andare a fare la partita nell'altra metà campo ti crea sempre questo problema di lasciare spazio dietro la linea difensiva e se non hai equilibrio nell'attaccare, se non vado a tentare di farti gol ma sono in prevenzione per la perdita di palla, poi sono squadre che possono crearti dei problemi. Abbiamo visto anche dagli altri campionati quali siano le sorprese poi a giocare queste competizioni, perché prima di tutto il Benevento per giocare questa partita qui ha eliminato l'Udinese, tanto per iniziare. Poi se si va nel campionato più importante, che è quello inglese, si vede che Liverpool, Fulham, Leicester sono usciti anche da squadre di quarta divisione. In Francia Bordeaux, PSG, Lione sono uscite da squadre normali, per cui diciamo che le insidie ci sono tutte, ecco. E poi quando si giocano questo tipo di partite da dentro fuori, il problema avviene che vengono annullati molti dei valori, delle differenze che ci sono tra le squadre. Noi siamo sicuramente più forti di loro, però loro verranno qui sapendo questo e metteranno ancora di più qualità di quella che hanno già.
Tra l'altro squadra con qualche veterano del calcio nazionale, qualche giovane interessante. Si diceva ci sarà questo clima particolare, lo stadio sarà a porte chiuse, tu hai sempre sottolineato quanto sia importante la presenza, il calore, il fiato dei nostri tifosi durante le partite casalinghe. Che effetto farà, se hai già avuto magari qualche precedente in carriera, cioè giocare come essere qua sui campi di Appiano Gentile senza il pubblico? È vero, sarà molto più simile a quella che è una partita d'allenamento durante la settimana, magari anche con una squadra forte, ma una partita d'allenamento, perché il pubblico toglie quell'emotività, quell'emozione che è giusto che questo sport abbia. Si è voluto dare un segnale forte, ma è chiaro che ora ci saranno da fare, vedendo queste partite qui senza pubblico, anche forti riflessioni, perché soprattutto si va a penalizzare gente che non hanno niente a che fare con quello che è la pena che ci viene data. Magari ci vorrebbe un'idea che poi dentro lo stadio la maggior parte dei tifosi, che sono quelli penalizzati, hanno una reazione ancora più forte e vanno poi ad annullare quelli che creano poi questi problemi. Torniamo ancora alla partita, ci sono due ragazzi del tuo gruppo, del tuo bel gruppo, che non hanno avuto neanche un minuto in una gara ufficiale. Parlo di Padella e Ranocchia, sarà questa l'occasione per vederli? Di solito il secondo portiere in Coppa Italia viene utilizzato da alcuni allenatori, alcuni sì, alcuni no, a seconda delle partite. Insomma, ci sarà un'opportunità per loro due in questa occasione? Non è quella la motivazione perché si vanno a fare scelte diverse. Io non vado a creare la formazione in base a quelli che sono stati i minuti di quelli che ho usato della mia rosa. Li ho guardati con gli stessi occhi che guardo tutti gli allenamenti per comporre poi la formazione. Se loro, come è successo, hanno fatto bene il suo lavoro, possono ambire ad andare a giocare. Se no, non è il motivo perché sono stati fuori fino a questo momento qui. E soprattutto Padelli e Ranocchia sono due persone serie che si sono sempre comportati in modo molto professionale e hanno a cuore quelle che sono le sorti della nostra squadra. Non sarà un premio, sarà per merito, nel caso. Un'ultima, è un obiettivo questa Coppa Italia. Iniziamo questo 2019 con 3 obiettivi fondamentalmente: arrivare il più in alto possibile, centrare l'obiettivo Champions League per la stagione futura, e poi ci sono 2 competizioni, Europa League e Coppa Italia, dove l'Inter ha sempre il dovere di provarci, arrivare fino in fondo. Sicuramente è un obiettivo probabilmente più vicino, più corto da andare poi a tentare di chiappare, perché sono meno partite delle altre competizioni che si hanno a disposizione. Ci sono in fondo squadre che sono le più forti del nostro campionato e saranno quelle più forti, e sarà ugualmente difficile, però una squadra come l'Inter deve ambire ad arrivare laggiù e andare a vincerlo.